E benvenuti fratelli e sorelle di cammino e continuiamo questo 10° video tratto dal primo volume di Svegliatevi figli miei, una raccolta fedele sulla vita e sugli insegnamenti della Santa Mata Amritananda Mahi. Se siete arrivati ora in questo video vi consigliamo di ripartire sempre dal primo per seguire la logica di tutta la collana e seguire con noi quindi la meditazione settimanale guidata, perché ogni video ovviamente tira fuori diversi concetti e quindi si prende per scontato che li si sono acquisiti nei video precedenti. Tutto questo lo facciamo per un umile omaggio alla bellezza e purezza e grandezza della Santa Mata Amritananda Mahi che ci sta accompagnando giorno per giorno e che scopriamo la sua grandezza veramente anche attraverso questi libri, attraverso le sue opere, attraverso il suo vissuto diretto. E vediamo questo nuovo capitolo che è intitolato Pratica spirituale in società, sottintendendo la complessità anche di riuscire a poter meditare, ricercare, fare pratiche spirituali in un mondo sociale che richiede tantissima immersione e diciamo allontanamento da queste realtà, perché ci porta ai problemi di una gestione familiare, ci porta ai problemi delle relazioni, dell'economia, eccetera eccetera. Quindi insomma il titolo racchiude un po' questo: pratica spirituale in società, appunto con un punto di domanda per dire: è possibile tutto questo? Vediamo la complessità di questo argomento. Ebbene, come sempre partiamo da una parte diciamo del libro per poter entrare al di dentro di quelli che sono gli incontri che lei ha con i vari discepoli spesso e volentieri, e quindi sono degli incontri anche molto alti diciamo di livello di conoscenza. Vediamo adesso cosa ci porta questa giornata. E vediamo qui l'incontro con un brahmacharya. Brahmacharya sono le persone che hanno fatto voto, che vivono nell'ashram e fanno diverse pratiche spirituali, ma anche servizio, lavorano diciamo all'interno dell'ashram, ognuno col suo compito. Infatti quando si va ancora oggi nell'ashram, appena si arriva viene dato un servizio, diciamo così, chiamato seva, da fare durante la giornata e poi dedicarsi alle pratiche spirituali che l'ashram offre. E questo brahmacharya era occupato a seguire le mucche. Dovete sapere che a un tempo c'erano le mucche che aiutavano per avere il latte, avere le prime necessità anche, diciamo anche per avere sussistenza, perché all'inizio si era veramente poveri, erano un po' al limite anche un po' della sopravvivenza. Questo è l'inizio dell'ashram di Amma. E quindi diciamo importantissime erano queste mucche da gestire. E questo brahmacharya era addetto appunto a sfamare queste mucche. Uno dei brahmacharya stava cucinando sul fornello a gas dei semi di tamarindo per la vacca. Il gas costa molto caro, disse Amma. Per cucinare questo si può utilizzare della legna. Rovinerai il fornello se ci metti dei recipienti così grossi. E già vediamo qua l'Amma quanta conoscenza ha sempre dell'attenzione massima di non sprecare niente, di conservare al massimo tutto quello che si poteva avere per poter anche utilizzare quello che si ha per beneficio di chi arrivava o per chi aveva bisogno, per i bisognosi. E quindi controlla il fatto che si poteva usare la legna e anche un altro tipo di pentola, ovviamente non così grossa. Ma vediamo che questo è dovuto dal fatto che il brahmacharya aveva fretta, cioè aveva fretta di finire il suo lavoro, quindi gas direttamente e pentole grandi per scaldare questi semi. E quindi vediamo perché faceva così. Il brahmacharya non si curò di ciò che Amma diceva. E il brahmacharya risponde: ma dove troverò il tempo di fare la mia sadhana se devo restare qui a lavorare in questo modo? E a queste parole Amma gli disse in tono grave: a partire da questo momento non dovrai più occuparti di niente che possa riguardare le mucche. Da quel momento incaricò il lavoro un altro residente. E a quel punto appunto si dispiacque molto il brahmacharya per questa situazione e Amma continua dicendo: bisogna imparare a compiere ogni azione dedicandola interamente a Dio. Che tipo di spiritualità è questa? La spiritualità non consiste nel sedersi in un angolo con gli occhi chiusi. Dobbiamo essere pronti a diventare il servitore di tutti ed osservare tutto con equanimità. Se domani andate nel mondo, dovete essere pronti a servire tutti in modo disinteressato. Servire la mucca è particolarmente meritevole.
Consideriamo che la mucca è anche sacra in India, ma comunque è un animale di grande rispetto anche per tutto quello che rappresenta. Ma continua, colui che compie un'azione, karma, mantenendo il ricordo di Dio è il più nobile degli uomini. Figlio mio, non puoi ripetere il tuo mantra mentre prepari i semi di tamarindo? Oppure non puoi leggere dei libri sulla spiritualità? E continua anche con una storia, ci racconta. Il saggio Narada si credeva un grande devoto. Il Signore Krishna un giorno gli disse: Narada, sulla terra c'è un contadino che è un devoto più grande di te. Incredulo Narada scese sulla terra per rendersi conto di persona. Il contadino in questione cantava il nome di Dio solo 3 volte al giorno. Come può essere un devoto più grande di me? Pensava Narada. Egli confidò i suoi dubbi al Signore. Quest'ultimo gli diede un piccolo recipiente pieno di olio fino all'orlo. Gli chiese di fare il giro di una certa collina trasportando il recipiente sulla testa senza lasciare cadere una sola goccia d'olio. Quando Narada fu di ritorno, il Signore gli domandò: «Quante volte hai cantato il mio nome mentre facevi questo?» Sbalordito Narada dovette confessare che non aveva pensato una sola volta al nome del Signore, perché tutta la sua attenzione era rimasta concentrata sul recipiente. Bhagavan gli disse sorridente: «Hai compreso adesso che grande devoto è questo contadino? Anche in mezzo ai lavori più faticosi egli si ricorda di me 3 volte al giorno». Ebbene, partiamo da questo punto che è sempre densissimo di informazioni e andiamo un po' a meditare, queste parole di Amma, cercando di comprenderne anche i significati più profondi. Allora, intanto nella prima parte il Brahmacharya appunto utilizza questo fuoco a gas e questa pentola più grande, notiamo una parola molto importante, la fretta, ma anche l'esigenza di buttarsi, tra virgolette, nel mondo della meditazione, della ricerca spirituale, pensando che sia quello la realtà più evolutiva per l'essere umano, cioè far pratiche di meditazione, di preghiera, se non di canti. Sono diverse le pratiche che nel mondo sono riconosciute come tali, no? Che vengono chiamate sadhana per il brahmacharya, appunto, come pratica spirituale. Quindi ci troviamo di fronte alla fretta per poter velocemente sbrigare le faccende, come se le faccende fossero delle cose complementari o parziali o non necessarie anche in parte, che bisogna farle ma non è così importante. Ecco perché la frase: dove troverò il tempo di fare la mia sadhana se devo restare qui a lavorare in questo modo? Ecco, anche questo tema del tempo, noi non troviamo mai tempo per fare nessuna forma di ricerca, di spiritualità, se non in qualche raro momento che andiamo e facciamo, però è definito dalle alle in un orario preciso, cioè facciamo fatica a avere tempo nella vita di ogni giorno. E questo è un tema che non solo noi abbiamo, come notiamo, lo hanno anche chi si mette dentro un ambiente come un ashram, un tempio, un monastero, cioè sarà anche lui indaffarato in tutte le cose da fare, perché non pensiate che questi ambienti siano scevri da tutto quello che è l'organizzazione, la struttura di fondo, che è fondamentale da gestire. Però la pratica spirituale, l'avvicinamento a Dio è veramente il punto focale, e questo è quello che già notiamo tra le righe, che mette molto in discussione Amma. Anzi, lo toglie pure dal compito, perché poi la vacca è la stalla, pulire anche il letame, cioè dietro delle cose veramente poco elevanti, no? Si può pensare. Mi ricordo quando si va nell'ashram di Amma che uno dei compiti è anche pulire i bagni, per esempio. Ci sono tanti servizi che si possono fare, no? E uno vive tutto questo anche come un ripiego, qualcosa che non è così bello fare per una ricerca spirituale. Viene da sorridere perché in un certo senso questo è il pensiero un po' di tutti, anche mentre si lavora. In questo caso chi sta nell'ashram appunto vuole continuamente andare a sentire Amma, a sentire i canti, arrivare nei tempi giusti, quindi il lavoro diventa sempre qualcosa di secondario. E qua c'è la risposta, diretta, profonda di Amma: bisogna imparare a compiere ogni cosa dedicandola interamente a Dio. Che tipo di spiritualità è questa?
fa una domanda Brahmacharya, come dire, ma che cosa pensi di fare? La spiritualità non consiste nel sedersi in un angolo con gli occhi chiusi. La spiritualità non consiste in questo. E poi parla dei servitori del mondo, eccetera. Quindi intanto la chiave è il contatto continuo con questa realtà. Colui che compie un'azione mantenendo il ricordo di Dio è il più nobile degli uomini. Figlio mio, non puoi ripetere il tuo mantra mentre prepari i semi di tamarindo, oppure non puoi leggere dei libri di spiritualità, cioè, e comunque quando sei in ogni condizione non puoi fare un esercizio per tenerti collegato. E poi fa tutto l'esempio, appunto, riprendiamo un attimino di questo appunto contadino che è talmente preso da mille robe, ma riesce 3 volte al giorno a avere proprio il tempo per dedicarsi, quando è sotto grande sforzo di concentrazione. Questo grande devoto invece sotto uno sforzo di concentrazione era tutto preoccupato e occupato nel seguire questo olio che aveva sopra la testa. Quindi mi viene da dire verso tutti quanti noi, ma tutti gli esseri umani, la mente condizionata da un continuo sollecitazione, diremmo così, di pressione, di senso di dovere, di senso di realizzazione, di responsabilità, ma che guarda che siamo sia nella casa che in un lavoro, che in una relazione, in una famiglia, ma anche in un monastero, siamo tutti sempre chiamati a perderci in tutto questo, perché individuiamo la materia, la gravità, diciamo così, della relazione terrestre come il fare, il produrre, il compiere diverse azioni, qualcosa che ci distoglie, ci allontana. Ecco perché esistono i templi, le chiese, i posti di culto, i posti che finalmente possiamo ritrovare attraverso le icone, la forma, una connessione, qualcosa di più profondo. E sono solo questi i posti in cui possiamo connetterci, o facciamo un cammino spirituale, o andiamo in un posto per uno stage con diverse esperienze che possiamo fare di diverso genere, ma che lì possiamo approfondire. Ebbene, questo è un grande monito, ma è veramente così? Cioè, è veramente così che la realtà profonda la possiamo solo incontrare in questi ambienti? E tutto questo realizzazione, questo fare, questo corpo, queste prime necessità, che senso hanno che ci distoglie la maggior parte del nostro tempo? Noi viviamo una vita a lavorare, facciamo 7 ore al giorno, quindi siamo completamente immersi in questo tutti i giorni, per non parlare di pagare le bollette, di essere preoccupati per la sopravvivenza attraverso uno stipendio, attraverso il preoccuparci dei figli, l'educazione, il resto. Tutto questo è un impegno che ci dedica la maggior parte della nostra vita. Se togliamo il tempo che andiamo a dormire, rimane ben poco. E quel poco ci rimane, non so, per una preghiera la sera, già se ce la facciamo siamo bravi, o al mattino qualcosa, o andiamo a fare il corso di meditazione una volta a settimana di un'oretta. Ecco, io vorrei qua proprio aprire uno squarcio adesso a questo punto a questa realtà nostra, cioè in verità noi siamo immersi nel mare ogni secondo della nostra esistenza. È come un pesce che è disperato sta cercando dov'è il mare e va da un maestro spirituale e dice maestro, ma dov'è il mare? E il maestro risponde guarda che ci sei immerso dentro, è dovunque intorno a te, è che il pesce essendo così dentro non se ne rende conto. Noi siamo immersi in campi di frequenza multilivello e frattali, a frattali, continuamente dalla grande al piccolo, siamo immersi in questi campi, dal micro al macro, è una continua immersione, siamo immersi di contatti, di collegamenti, è una forma di simbiosi quasi tra noi, l'ambiente, i pensieri delle persone e parliamo anche dei campi sottili, tutta la realtà sottile trascendente, noi siamo immersi in questo come un pesce nell'acqua. Tutto si collega a diversi livelli, a diverse ottave, è un continuo collegamento di questo, non siamo mai soli, siamo in sincronia a diverse forme di realtà. Magari fossimo da soli, mi verrebbe da ridere da questo perché non lo siamo per niente, ne dico magari perché riusciremo un po' a gestire anche i nostri pensieri e le nostre questioni, ma non è così perché siamo in continua relazione. Ebbene, questa relazione è inevitabile, ma anche la sacralità anche della realtà che ci permette di essere collegati a tutto continuamente, non possiamo mai uscire dall'oceano come un pesce, quindi la risposta è quasi
ridicola pensare che noi siamo distanti da questo, abbiamo un momento da poter far questo, no. Intanto siamo sempre immersi. Come ora il respiro che tu stai avendo, se adesso percepisci il tuo inspirare ed espirare, sei immerso nella respirazione, ogni momento, ogni secondo, sei immerso in questo, come sei immerso nel tuo cuore che sta battendo, sei immerso in questo ritmo, in questo battito, è qualcosa che si lega a te perché è vita, la vita è in te, tu sei vita e questo è qualcosa che tu stai vivendo in questo momento continuamente. Quindi è un'immersione, collegamento continuo, come puoi dire che qualcosa è separato da te? Semplicemente non hai coscienza, come adesso ti riporto ancora una volta al tuo respiro, stai respirando, prova a sentire quando inspiri e adesso quando espiri, prova a sentire il tuo battito del cuore, metti una mano sul tuo cuore e senti il tuo cuore che pulsa, ora sei cosciente del respiro del tuo cuore, bene, è una questione di rendersi coscienti, di avere coscienza di questa immersione. Ovviamente poiché noi non siamo coscienti del respiro, perché nel momento in cui tu lavori diventa un respiro affannoso, il diaframma si tira, non sei cosciente del tuo corpo, ecco che devo dirti che bisogna riportarsi al corpo, bisogna risentire questo respiro e c'è bisogno anche di un momento in cui ti fermi, dici aspetta un attimo, c'ho un corpo, sì, c'ho un respiro, sì, c'ho un cuore che batte, sì. Ecco, questa è la meditazione, questi sono i posti dove noi ci fermiamo per questo, però non è che il cuore non smette di battere nel momento in cui tu smetti di fare meditazione, il cuore continua come respiro, è che noi ce ne dimentichiamo. Quindi in realtà tutto il lavoro spirituale che esiste in vari mondi, centri, eccetera, è proprio legato al fatto di ricordare, di ricordarsi, di fermarsi, di stare nella presenza di questa realtà. È una presenza da ripercorrere e quindi ricentrarsi su questo. E allora, se questa realtà è completamente compenetrante con noi, la questione è che se noi lo vogliamo, anche in fila in banca possiamo ricordarci la realtà più profonda dentro di noi attraverso per esempio un mantra che trovo uno strumento utilissimo e potentissimo, dobbiamo parlarne di questo, un mantra dato anche da un maestro spirituale ovviamente, ma anche o si può partire con un mantra che si legge per esempio in un libro che può piacere, si ripete, meglio con un'iniziazione perché è molto potente l'effetto. Però ripetiamo questa parola, in qualche modo la parola apre un ponte per una realtà più profonda, quindi la fila che facciamo in banca non diventa più una fila, ma diventa la possibilità, l'opportunità di ricollegarsi a questa realtà profonda, di risentire il respiro, di risentire il pesce che è nell'oceano, nel mare, sentire la bellezza dell'oceano e quindi scopriremo cose belle, piacevoli, anche in fila in banca, scopriremo qualcosa di interessante. Siamo nel lavoro, presi dal nostro del lavoro, è quello che facciamo, il tuo respiro continuerà a seguirti, ogni tanto puoi anche staccare, mettere una mano sul cuore, puoi mettere una musica anche delicata per riportarti a un processo più profondo, può aiutarti, la musica è un elemento molto interessante, molto potente, che si può usare, delle musiche belle possiamo tenerle in macchina, da un momento in cui finiamo di lavorare in ufficio e andiamo verso casa, in quel frangente lì invece di telefonare a 1000 persone, invece di fare 1000 pensieri, possiamo mettere una musica che ci collega a qualcosa di profondo e per esempio anche al mattino quando andiamo a lavorare abbiamo del tempo, siamo anche in una metropolitana, siamo a piedi, possiamo mettere una cuffia, possiamo mettere delle musiche belle ispiranti, possiamo rafforzare questo collegamento, questo ricordo. È il ricordo la cosa più importante, ricordarsi di questo, darsi tempo per ricordare. Il tempo c'è sempre, sei vivo, sei qui, sei ora. È impossibile che tu non abbia tempo. Il tempo è adesso. Ora stai facendo questo video, sei arrivato fino a qua, ti faccio i complimenti intanto perché già chissà quanti video hai visto e quindi è molto complesso e molto selettivi anche questi video perché durano tanto, però sei arrivato fino a qua a sentire questo, cioè è già tantissimo perché questo è un approccio a andare più in profondità, a ricollegarsi anche attraverso un video. E quanti video guardi durante il giorno che sono video un po' così, tra TikTok, tra Facebook e tra altre cose? Come ti nutri tutto questo? Quanto ti dai ispirazione? Ricordati quindi la musica, le transizioni del tuo lavoro, la mattina quando ti alzi, quando fai la doccia, che puoi mettere delle musiche belle, puoi continuare con la musica è un nutrimento, è un ponte verso la profondità. Ma ti dirò anche quando fai da mangiare, potresti mettere qualcosa di bello, quando vai da mangiare puoi leggere qualcosa di istruttivo, di bello.
Certo, e tutto questo è nutrimento. Invece di distrarti, tu hai voglia di distrarti, hai voglia di qualcosa che ti porti via dal peso della giornata. Ci credo, perché la giornata, se si riempie solo di dovere, di dovere, di dovere, arrivi a casa, devi pagare questo, devi parlare e rispondere ai figli, il resto, e diventa una prigione la vita. Ma attraverso questo percorso di senso, e trovando in senso anche in tutta questa vita così concentrante, così responsabilizzante, ecco che nasce un grandissimo dono, che è la visione che tutto questo è propedeutico per trasformarti in parti di te sempre migliori, per trasmutarti, per darti l'opportunità di vedere diverse parti di te, per approfondire ancora di più la materia come aspetto di bellezza, per trovare nell'aspetto ordinario l'aspetto straordinario. La visione dell'ordinario e straordinario è il passaggio evolutivo interiore, perché il paradiso è qui, adesso, è un modo di guardare le cose, è uno stato di consapevolezza delle cose, non è qualcosa, non è un luogo, è uno stato di coscienza, che vuol dire però che sai fermarti, sai fermare il tempo, sai collegarti continuamente col mare. Siccome non ne sei capace, non ricordi, devi cominciare a risvegliarti e vedere la bellezza di tutto questo attraverso una parola, una musica, un pensiero, e un pensiero chiama un altro pensiero, perché sono frequenze, ti colleghi a frequenze che si alzano sempre di più e si collegano tra di loro. Alla sera potresti leggere dei libri belli, spirituali, nutrirti anche di questo. Quante cose fai per nutrirti? Piano piano diventerà come un continuum dentro di te, e questo alza la vibrazione, questo ti fa sentire che ogni cosa che ti succede è una opportunità per aumentare questo aspetto di coscienza. Quindi la vita stessa, i lavori che hai, dovunque tu sia, con qualsiasi impegno che tu hai, è perfetto, stupendo, per una prova giusta per te, in qualsiasi modalità tu possa avere, anche le più terribili che noi possiamo immaginare. Dentro quegli aspetti terribili ci sono aspetti di grande prova per poter ricollegarsi a tutto e dare senso a ogni cosa, e bilanciare ogni cosa. Tra la tristezza più profonda e la gioia, tra i lavori più duri e gli aspetti più anche rilassanti, ma tutto questo è un bilancio, la vita è un continuo equilibrio di bilancio, e la saggezza si pone proprio in mezzo a questo, nella capacità di vedere che tutto questo ha un senso, e ti riporta al respiro, al qui e ora, ti risporta a sentire la bellezza di Dio in ogni cosa, e se non ce la fai ci sono tecniche per ricordarlo, per ricordarlo ancora. E anche spalare il letame di una vacca è un'opportunità. Nell'ashram si impara a vivere nella società, la società è dovunque, siamo tutti dentro un sistema sociale di relazione, non è che nell'ashram sia meglio. C'è un ashram che si chiama mondo, ed è un mondo che è la stessa realtà nel grande di quello che succede nel piccolo. Tutte le dinamiche succedono anche nell'ashram, come succedono nel mondo. La differenza è che il discepolo ha un maestro che gli impone, tra virgolette, anche il sistema dell'ashram di continuare a ricordare. Quindi qual è la differenza? La differenza è la mancanza di strumenti nella società, lo stimolo enorme al deviare questo, che abbiamo tantissime tentazioni esterne, non abbiamo strumenti di struttura, di testimonianza anche, perché tutti quelli che incontriamo sono dentro questa ipnosi e continuano a dirci che questa ipnosi è perfetta così com'è, e quindi bisogna anche ritornare a percorsi che ci aiutano, ci radicano, ci danno strumenti. Ma una volta che iniziamo a comprendere, acquisirli, io dico che la società è un ottimo ambiente di pratica, molto alto, come molto alto anche il sistema delle relazioni dei figli, dovunque è un grandissimo, bellissimo potenziale di elevazione riuscire a comprendere questi ambienti. Quindi sì, la società è un aspetto interessantissimo, sì, si può meditare e ricercare spiritualmente, si può fare pratica anche in società, perché la società è dovunque, siamo noi, non c'entra, è una questione di ricordare, quindi dobbiamo avere un continuum interno
Io ripeto che il mantra, ma può essere una preghiera anche per chi sente questo, ogni tanto ripetere una preghiera, se uno è cristiano può ripetere un'Ave Maria o una preghiera sua del suo culto, ecco, questo è un continuare a ricollegarti, una parola continua anche, una frase continua che può essere, che può piacere. Quindi ci sono gli strumenti, ma potrebbe essere semplicemente ritornare al respiro e dire ok, ci sono, eccomi qua, sono dentro il flusso delle cose, adesso osservo le cose, sono presente, cioè quando cammino sono presente, quando sono in macchina sono presente, ascolto. Anche questo riportarsi è più una visione, diciamo, di meditazione questa, anche del buddismo zen si lavora molto sulla presenza, ci sono diverse tecniche in diversi aspetti, ma tutto è ricordare di essere ora immersi in questa realtà. E se il mattino te lo dimentichi, chiedi che tu possa ricordare durante il giorno e quando lavori chiedi che tu possa lavorare al meglio per poter offrire tutto questo. Ovviamente un'altra tecnica enorme in tutto questo è che ogni cosa che noi facciamo sia offerta in qualche modo, cioè togliere l'aspetto egoico personale e metterci qualcosa che è in funzione di una cosa più grande. Se tu hai tante responsabilità, tanti pensieri, per riuscire a gestirli devi riuscire pian piano a toglierti di mezzo, fatti 0 e 1 entra, devi riuscire a comprendere che tutto quello che fai è un servizio all'universo intero, all'umanità, a qualcosa che non sei tu, non è per te. Se tu inizi a fare questo, ovviamente in questa linea piano piano ti verrà voglia di fare delle cose anche tra virgolette gratuitamente o come atto di volontariato, come donazione di te stesso, e ecco perché esistono questi aspetti negli ambienti spirituali, ma non tanto perché la donazione sia giusta, è perché è un naturale processo proprio di distacco dal personale, perché tu potresti anche lavorare per una realtà no profit che fa comunque soldi per gestire tutto, quindi non è l'economia sbagliata, ma è il modo di vivere tutto questo che continuamente devoluto un aspetto più grande, ogni tua azione, ogni tuo pensiero, e questo è un altro grandissimo strumento di portarti verso dei progetti che coinvolgono cose più ampie, più grandi, in modo che tu non ti metti in prima persona, ecco che tutto diventa più sobrio, meno pesante, meno personale, non sono debiti che tu hai, ma sono opportunità per continuare a creare situazioni di bellezza. E questo è tutto quello che ci arriva da questa bellissima meditazione, molto attuale devo dire, grazie a Ma, che anche sempre dietro a piccole cose ci sono tantissimi insegnamenti. Quindi cosa ci possiamo portare dietro? Qual è la meditazione, diciamo, della settimana? Beh, una bellissima meditazione perché ci riporta a trovare uno strumento, intanto una preghiera, può essere un mantra, può essere una parola, provare questo, di continuare a ripeterlo nei momenti di pausa delle nostre vite e vedete quante pause ci sono e se riuscite anche quando si lavora potete usare strumenti come la musica in macchina il mattino o leggere le cose giuste o guardare i film selezionati o parlare con le persone dove senti anche a un certo punto il nutrimento, dove senti pettegolezzo, altre cose, chiudere, osservare il nutrimento, quindi trovare uno strumento e collegarsi il più possibile con questa realtà profonda. Può essere anche guardare un quadro, una cosa, un fiore, ricordarsi, ricordarsi, ricordarsi. Questo è il punto. Mi ricordo in questo ashram che ero stato, nei vari miei pellegrinaggi, sopra la porta di entrata c'era scritto remember, cioè ricorda. E questo è importante, ritorna al mare come un pesce che comprende che ne è pienamente immerso. E fratelli e sorelle, io vi ringrazio come sempre di cuore, vi auguro benedizioni e protezione da Ma, vi auguro anche una buona settimana, un buon cammino e una buona pratica di presenza. Grazie a tutti.